Ben ritrovati a tutti e buongiorno qui da Radio Rossonera il 4 dicembre del 2023, lunedì che è una sorta di post partita, di lungo post partita di quello che è questo turno di campionato che ci vede vincere noi, vincere l'Inter, vincere la Juve e in realtà quindi le prime tre della classe vincendo aprono un pochino il solco rispetto a chi le insegue. Enrico Boiani, ciao. Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Dovete mettere il solco anche voi cliccando il tasto mi piace a questo video, quindi mettete like, fatelo subito per supportarci, per continuare a farlo, per celebrare comunque il ritorno ai 3 punti del Milan dopo la sconfitta contro il Borussia Dortmund. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella per tutte le notifiche, abbonatevi se potete a 0,99, condividete la diretta, Che fate grip! tutte le solite cose, anche direi per festeggiare il primo gol con la maglia del Milan di Luka Jovic. Assolutamente sì, per festeggiare un po' tutto e per, diciamo, festeggiare il ritorno in auge di quello che è il calcio fiorentino. Ho visto ieri nella sua massima espressione giocatori che si possono placcare al centro del centrocampo e l'azione proseguire fino al gol. Anche Vabbè. per festeggiare il compleanno del direttore, che ci siamo quasi, è domenica prossima, quindi continuate a fare gli auguri qui in chat. Concedetemi veramente 30 secondi. No, perché se fosse accaduto a noi una roba del genere, sarebbero le interrogazioni, credo, parlamentari o giù di lì. Perché dai, l'arbitro che è a 1 metro, non lo facciamo mai, quindi vabbè, concedetecelo una volta tanto di parlare di arbitri. Davvero non lo facciamo mai. Però l'arbitro a 2 metri con Lobotka che viene placcato, ma evidentemente il buon Lautaro ha una deroga, perché mi ricordo che c'era già stato un placcaggio in area di rigore di una caviglia di non mi ricordo quale avversario, proprio Sì, tuffandosi, in Champions, placcando no, al piede la caviglia. Se non ricordo male di chi, non lo so. Scrivetecelo nei commenti se ve lo ricordate. Io in questo momento no, ma deve forse essere era la una Juve, deroga. non so se Beh, era contro o la la Juve Juve no, se no sarebbe accaduto l'imponderabile. Quello non lo non mi so. ricordo. Vabbè, comunque, Io non l'ho prova vista la di partita, forza direi. quindi Prova di in forza. realtà ho solo letto nel post qualche, appunto, lamentela di questo tipo, ho Vabbè. rivisto l'episodio, però in realtà non l'ho vista, ho guardato altro e sempre sport, ma ho dovuto guardare altro, tra cui anche un fantasmagorico e fantascientifico Marsiglia-Rennes di Rino Gattuso, che comunque ha vinto, però quella partita lì non l'ho vista, mi è bastato, diciamo, vedere il Milan sabato per quanto riguardava la Serie A. A proposito di sabato, Henry, partirei da qui per poi parlare del prossimo sabato. Oggi ci dividiamo un pochino in due. Il sabato precedente, Maignan di nuovo Magic, parate decisive e un lancio da quarterback che è il salva Milan. L'asse di oltre 60 metri per Pulisic, l'ultima magia con le mani e con i piedi. Mike torna determinante. Molto sottovoce. Ragazzi, nel caso ha sbagliato una mezza parata col Dortmund, ma la partita prima ha salvato il Milan con la febbre a 38 e mezzo. Non so di che cosa stiamo parlando, però Sì, vabbè. c'era questa moda, perché tanto sai, no, che bisognava prenderne uno per uno e metterli proprio sull'altarino e metterci i fari addosso e fargli l'interrogatorio a 'sti ragazzi, no, e prenderli come capro espiatorio uno dopo l'altro. In realtà, cioè, volevamo prendercela anche con Maignan, ce la siamo presa eventualmente anche con Maignan, va bene, ma è sempre stato Magic, Maignan, da quando è al Milan. Ha sbagliato forse 2 partite e mezzo in 4 anni, 3 anni, contando quel 2-2 con la Salernitana a Salerno, quella col Dortmund, se la vuoi contare? E più o meno basta, cioè, non capisco e non capivo prima certe critiche, non è che è tornato Magic, cioè al massimo possiamo dire che è tornato a fare il centrocampista, che è tornato a fare, c'è lì in foto Pirlo, l'Andrea Pirlo, cioè con un lancio veramente preciso al millimetro sulla corsa di Pulisic,
che è bravo a fare un controllo fantascientifico veramente, perché quel controllo di Pulisic è stato incredibile, su quel lancio di Maignan in corsa, però la palla di Maignan arriva lì, cioè è veramente di quello possiamo parlare, del fatto che quell'opzione lì è tornata a essere un'opzione che funziona, ecco, che ha funzionato. Assolutamente sì, è ovvio che va preparata, va fatta con una sorta di pregresso, cioè non è che non è stata una palla sparacchiata a caso. Eh, È Pulisic che corre in orizzontale sulla linea, quando parte la palla poi parte dritto in verticale e Mike ha il piede per metterli a 60 metri sul suo di piede. sì. E quindi è qualcosa di preparato e di costruito. Buon per il Milan avere Mike Maignan, buon per il Milan avere tutti i suoi big, quindi li lascerei un attimo da parte i big del Milan. Ogni volta che sbagliano mezza partita non è che dobbiamo fare la corsa al tiro al big, e tanto direi di no. Parlerei piuttosto di chi probabilmente rischia invece di vedersi la partita ancora una volta da fuori, cioè Rafa, che purtroppo dovrebbe andare oltre le 3 settimane. Leao nuovi esami, per Atalanta la titolare è dura. La situazione, se la lesione è guarita, Rafa proverà a esserci e giocare uno spezzone. Tra oggi e domani fa altri esami e vediamo se questa benedetta lesione si è rimarginata, quindi è guarito, quindi torna in gruppo, quindi ce la può fare per essere dei nostri sabato. Altrimenti, caro Henry, ti dirò, visto che non c'è una sosta che una fino a marzo, una partita in meno, ma un Rafa Leao in più. Tu dici non rischiamo, per averlo diciamo al completo poi quando si No, ritorna. perché poi c'è subito Monza, Newcastle, Esatto. Salernitana mi pare, Ehm, Sassuolo, eccetera, eccetera, mi eccetera. sembra la decisione corretta, speriamo che questi esami comunque ci dicano che Rafa sia guarito intanto. Poi capisco comunque il voler tenerlo in panchina all'inizio, cioè il voler utilizzare il solito, no, sistema di rientro dagli infortuni che stiamo vedendo in questo avvio di stagione, che viene usato per Mh-mh. esempio anche con Loftus-Cheek, no, che gli viene fatto fare uno spezzone di 10, 15 minuti, no, 20 nella gara in cui subito rientra e poi è titolare dalla volta dopo. Potrebbe avere assolutamente senso, eh. L'importante è che la lesione sia guarita, ecco, e speriamo che sia effettivamente così. Speriamo di vedere il buon Rafa a disposizione. Henry, io ti faccio una domanda secca adesso, la faccio a te, la faccio a tutti. È lotta a 3 per il campionato? Ci siamo o non ci siamo? Eh, domanda interessante. Il Milan ha bisogno di continuità, cioè il Milan ha bisogno di infilare 5, 4, 5, 6 vittorie o che ne so, 10 risultati utili consecutivi ma solidi. Per dire, se arriva un pari deve essere un pari con l'Atalanta in una partita magari difficile, in una partita in trasferta, cioè non deve essere un pari regalato, non devono esserci sconfitte contro squadre della parte destra della classifica o sconfitte regalate o atteggiamenti sbagliati. Se il Milan nelle prossime 7, 8 partite dimostrerà quella continuità, a prescindere dalle altre, io ce la metto dentro l'8 scudetto, però dobbiamo essere bravi a tenerlo vivo questo campionato. Lo stiamo facendo in qualche modo, lo abbiamo fatto contro le mie personali aspettative con Fiorentina e Frosinone, 2 vittorie un po' diverse se vogliamo, una Mh. arrivata quasi per straforo, una invece ottenuta dopo il gol di Jovic anche in maniera abbastanza agile, però il Milan deve dimostrare di rimanere lì. Cioè, Mh. ripeto, la mia paura è che sia una stagione in cui non ci strappiamo le vesti per provare a vincere le partite in qualsiasi costo, quelle facili le vinciamo senza troppi drammi, quelle un pochino più complicato, magari un po' preparate meglio dagli avversari, un pochino ci incartiamo e ci consegniamo a una stagione comunque magari positiva, però che non va oltre il terzo o quarto posto. Se invece, dato che è solo il 4 di dicembre, continuiamo a rimanere sul Eh. pezzo, cosa che mi auguro e spero che verrà fatta,
allora possiamo esserci anche noi. Tanto dipenderà sia dagli scontri diretti, e qui un pochino un tasto dolente, sia poi dalle altre cosa fanno. Io ti dico molto velocemente, guardo il calendario, è il 4 dicembre, guardo la classifica, mancano 4-6 punti dalla vetta, in generale mancano soltanto 2 squadre e non sono nemmeno troppo lontane. Abdicare così tanto perché magari si pensa No, di essere sotto di qualche giocatore rispetto agli avversari, ti direi di no, assolutamente no, assolutamente no. Poi magari il campo ti dirà tra 2 mesi che sei quantomeno alla stessa distanza, non hai accorciato di niente e quindi esatto. meritano gli altri. Pazienza. L'importante è non lasciare nulla di intentato, perché credo che gli ultimi 2 mesi del Milan, a gran parte dei tifosi, abbiano lasciato in bocca non l'amaro del siamo inferiori, non ce la possiamo giocare, ma peccato non stiamo riuscendo a giocarcela, anche se avremmo gran parte delle armi, non ti dico pari, ma quantomeno delle ottime armi per giocarsela. Io credo che Un po' di rammarico. i 2 punti col Lecce e almeno 1 punto con l'Udinese siano la vera, no, discriminante o la vera differenza su cui ci si può mangiare le mani, secondo me. Mh. Perché perdere con la Juve ci può stare in quel calendario lì, con l'espulsione, pure pareggiare col Napoli, anche se il pareggio è arrivato in maniera diversa, lo sappiamo, eri sopra di 2 gol e anche quelli possono sembrarci dei punti puntati, ma nel concetto pareggiare col Napoli, col Paris Saint-Germain e la Juve prima va bene, soprattutto in trasferta, e quella sconfitta con l'Udinese, quel pareggio con Lecce su cui veramente devi star lì e devono rimanerti proprio qui scritti in stampatello, in nero su bianco, e devi ricordartelo, perché saresti a -3 dall'Inter, a -1, 2 dalla Juventus e sei Milan, Inter, Juve lì che te la giochi, 3 punti non sono nulla. Quelle 2 partite lì, anche per come sono arrivati quei risultati lì, ti fanno essere di fatto a -6 e non a Mh. -3, perché eran 3 punti, 1 con l'Udinese e 2 col Lecce. E quindi sei un po' più staccato, però bisogna crederci. Questa squadra, io lo dico dall'inizio della stagione, lo diciamo in realtà dall'inizio della stagione, anche con il grande comunque mercato che è stato fatto, questa squadra c'è. Bisogna metterla in condizione di performare, Mh. bisogna metterla in condizione di avere tutti i giocatori, di farli giocare bene, di farli rendere al meglio, che ci sia una competizione anche sana tra titolari e riserve per aumentare il livello. Bisogna che sia così, perché la squadra c'è. Eri, noi a proposito di ci saremo oggi a Lancia alle 13, al Talk alle 16, alle 19 c'è la lavagna tattica, poi chiudiamo questo lunedì con questi 3 appuntamenti. Ritorneremo come al solito per questa settimana che ci condurrà a una partita solida come al solito. Cioè quell'Atalanta-Milan che ogni tanto è stata croce e ogni tanto è stata delizia degli ultimi Sì. anni. Non c'è quasi mai stato un Atalanta-Milan di passaggio. Anche quello dell'anno scorso dove ci furono le parole a fine partita di Sandro Tonali, ha comunque sempre avuto un significato, ce la siamo sempre ricordata Sì, è Atalanta-Milan. vero. Io mi prendo il 2-0 del ritorno in Beh, Champions con 2 rigori di Frenkie, ovviamente. che è tu prenditi il 5-0 con Gasperini che Ma segna. no, perché mi devo prendere quello? Mi prendo quello dell'anno dello scudetto dove c'è Super Teo in mezzo al campo che viaggia in allegria. Henry, grazie. Ciao, ciao a tutti, mi raccomando il like, forza, e gli auguri al direttore. Vai. Ciao a tutti.